In questo video esploreremo il Colosseo, un'icona della città eterna e una delle 7 meraviglie del mondo moderno. Ci sposteremo poi nel vicino Foro Romano e sul Colle Palatino, dove Roma ha avuto origine. Il Colosseo fu costruito intorno al 70 d.C. Fu voluto dall'imperatore Vespasiano per restituire una parte importante del centro della città ai Romani. Dove oggi sorge il Colosseo, infatti, l'imperatore Nerone aveva edificato la sua Domus Aurea, accaparrandosi così lo spazio al centro di Roma. L'anfiteatro venne completato dopo solo 8 anni dall'imperatore Tito, figlio di Vespasiano, ed inaugurato con 100 giorni di giochi. Il suo nome ufficiale è Anfiteatro Flavio. Il nome Colosseo probabilmente deriva dalla statua colossale di Nerone che un tempo sorgeva nei suoi pressi. L'enorme statua, alta circa 30 metri, dopo la caduta di Nerone fu modificata da Domiziano per rappresentare il dio Vulcano e in seguito andò perduta, ma il nome restò associato all'anfiteatro. Il Colosseo è imponente. Questo gigante di forma ellittica era in grado di accogliere tra i 50 e gli 80.000 spettatori. La disposizione degli spalti rifletteva la gerarchia sociale. L'imperatore e i senatori in basso, per avere la visuale migliore sullo spettacolo, il popolo nelle gradinate superiori e gli stranieri sull'ultimo livello. I giochi erano cruenti. All'interno dell'arena venivano eseguite anche le sentenze di morte. Tra i metodi più crudeli utilizzati si annovera l'uso di animali feroci, maltrattati ed affamati per renderli folli e scatenare la loro furia sui condannati. Venivano allestite naumachie, battaglie navali vere, utilizzate per dimostrare la potenza dell'impero. Il Colosseo ha fatto da sfondo a moltissime opere, cinematografiche e letterarie, ma è anche comparso in videogiochi, giochi da tavolo, fumetti e film d'animazione. Se l'ambientazione romana e i giochi nell'arena vi incuriosiscono, troverete in descrizione una serie di link a queste opere. Andiamo ora a visitare il Colle Palatino ed il Foro Romano. Dalle alture del Palatino la vista sulla città si apre meravigliosa. È possibile ammirare il Circo Massimo, il foro sottostante e altre vestigie della Roma antica, godendo della stessa visuale degli imperatori che una volta dominavano l'impero.
salendo il Colle Palatino si attraversa una soglia tra mito e potere. Secondo la tradizione, Romolo fondò qui Roma nel 753 a.C. Il colle divenne la residenza esclusiva dell'élite romana, diventando ben presto il simbolo stesso dell'autorità imperiale. Augusto scelse questo luogo sacro per la sua dimora, collegando così il potere ai miti della città. Il colle divenne un complesso unico di residenze regali, la casa di Augusto, la raffinata villa di Livia, la maestosa Domus Flavia costruita da Domiziano, con zone pubbliche e private perfettamente integrate. All'interno di questo spazio regnavano giardini, cortili decorati, corridoi sotterranei ed edifici ricchi di affreschi e mosaici che riflettevano la ricchezza dell'impero. Recentemente è stata aperta al pubblico la Domus Tiberiana, rimasta chiusa per quasi mezzo secolo. Permette ora di camminare attraverso ambienti imperiali restaurati, arricchiti da reperti unici, e offre una visione senza tempo della vita degli imperatori. Il Foro Romano, il palpitante cuore della città. Immagina un tempo in cui una valle paludosa fu bonificata per diventare il cuore pulsante di una delle più grandi civiltà del mondo. Il Foro Romano iniziò la sua storia nel VII secolo a.C., trasformandosi presto nel centro nevralgico della vita politica, religiosa, commerciale e giudiziaria di Roma. Non mancano capolavori intrisi di simbolismo: il Tempio di Saturno, custode dei tesori dello Stato, e il Tempio di Antonino e Faustina, dedicato alla memoria imperiale e trasformato in chiesa per garantirne la conservazione.
Passeggiando lungo la via Sacra, la strada principale del foro, si trovano colonne cadute, archi trionfali e vestigia di imponenti edifici. Qui si svolgevano le assemblee del popolo, i processi, le cerimonie religiose e i discorsi più celebri. Figure come Cicerone e Cesare parlavano dal rostra, la tribuna pubblica. L'atmosfera è sospesa tra l'antico splendore e la dolce malinconia delle rovine. Il foro, abbandonato nei secoli e coperto da detriti, fu riscoperto nel XIX secolo ed oggi è un museo a cielo aperto che continua a raccontare il proprio passato senza parole. Il Foro Romano e il Colle Palatino sono luoghi complementari che raccontano Roma, dalle sue origini leggendarie ai fasti imperiali. Visitarli, poter passeggiare al loro interno, è un'esperienza che attraversa secoli di storia, arte e mito. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video.